qualcosa che ti piacerebbe dire? Ma le solite cose, mi piacerebbe ringraziare voi, ringraziare Leo, ringraziare Roger, ringraziare Emric, ma poi sono cose che tanto nel film non possiamo mettere. Ringraziare mia mamma che ci dà la Jeep, che ci dà il locale per fare le cose, la sportiva che ha permesso tutto questo. Vabbè, ve lo dico così, grazie a tutti. Però questa era bella, questa gliela metto. Il Brightor è una montagna del massiccio del Monte Rosa ed è una cima conosciuta come uno dei 4000 più facili delle Alpi. Ha un accesso veramente facile per quanto riguarda il suo versante sud, ha anche un versante nord che riserva tante sorprese. Io ho iniziato a sentir parlare della parete nord di Brightor da mio papà, che mi ha sempre detto che secondo lui è una delle pareti più belle delle Alpi per fare ghiaccio e misto. Ha delle proporzioni in lunghezza veramente himalayane, non è tanto alta, siamo su una lunghezza inferiore ai 1000 metri, sui 700-800, però è un insieme di ghiaccio e roccia e con delle forme geometriche complesse. La parete nord del Brightor è difficile da leggere, orientarsi lì dentro è veramente complicato. Da lì mi è nato questo pallino di andare a esplorare quello che Ugo Manera chiamava la Torre Maggiore del Brightor centrale, la torre dove passa la traversata dei Brightor, dove in cresta ci passano milioni di alpinisti, ma poi sul suo versante nord praticamente non c'è mai andato nessuno. Come ti sembra la parete? Interessante, è bella verticale in alto. Sono andato ad aprire questa via con Leonardo Ghezza. Leo è una di quelle persone dove in montagna ci siamo legati e siamo andati d'accordo, non abbiamo mai dovuto discutere su cosa fare, su come fare, abbiamo sempre avuto le stesse idee, le stesse sensazioni e lo stesso modo di vedere le cose. Mi sembrava la persona giusta per vivere un'avventura importante su una delle mie montagne preferite. Com'è? Siamo all'attacco della via. Venire qua sotto è sempre una ravanata, lunga e faticosa. Momento magico. Adesso ci prepariamo e attacchiamo la nostra via. La salita è andata bene, anche se ci sono stati dei momenti di forte incertezza. Siamo partiti dal rifugio guide del Cervino, siamo scesi nell'Unter Glacier, abbiamo attraversato il ghiacciaio e dopodiché siamo finiti sul Trifty Glacier che ci ha portato alla base della parete. Sosta numero 1, Leo sta scalando. Condizioni a montagna direi perfette, abbiamo già fatto su 700 metri quasi la metà, ma adesso ci mancano i 3,50 più duri. Leo su uno dei tiri duri, qua la parete diventa più dritta, si incazza proprio. Il clou della via lo possiamo riassumere in 3 lunghezze chiave, quelle dove la parete è più verticale. La prima l'ha affrontata Leo, una lunghezza molto delicata dove si fa un'arrampicata su misto, ma dove la roccia non è così sana e Leo è stato molto bravo, è riuscito a fare un bel tiro sostenuto con difficoltà e esposizioni notevoli. Al che è toccato a me e a me mi è toccato un traverso praticamente orizzontale che ci portava in una zona un po' più rotta dove potevamo di nuovo iniziare a salire. Ho fatto questo traverso di 50-60 metri, impegnativo di testa, le protezioni erano distanti, ho dovuto a un certo punto tenermi sulle mani e mettere i piedi su del ghiaccio
dove sia sempre un po' l'incertezza, tiene o non tiene. Poi fortunatamente ha tenuto, e poi la sorpresina finale, neve polverosa su delle placche lisce, però è stato un tiro di grande soddisfazione. Che arriva il nostro guerriero, ferito in guerra. Oh, come mi avessero ficcato un destro in faccia. Ultima gulottina interessante anche questa. Leo mi fa da sotto: no, c'è un tiro bellissimo, tocca a te, c'è una placchetta facile, poi entri in una goulotte bellissima. Arrivo su, guardo, la placca non c'era, c'era uno strapiombo bello impegnativo, poi c'era un traverso un po' più facile, e poi si entravi nella goulotte bellissima ma dritta. E al che ho detto: ah, fa bagno, io qua vado, non c'è niente che mi trattiene. Scalavo a mani nude, coi ramponi nei piedi, in una parete nord, mi sono tirato in là e ce l'ho fatta finalmente a ribaltarmi su questa cengia più facile. Da lì le difficoltà calavano, ma l'arrampicata è stata splendida, una roulotte incassata dove si saliva proprio naturalmente su ghiaccio, era proprio bello, e questo tiro è uno dei più belli di sempre che ho fatto su questa parete. Ho fatto delle belle salite su tante montagne del mondo, però casa mia per me ha qualcosa di speciale. Quello che mi spinge qui a casa a cercare ancora l'inesplorato, ancora l'avventura, andare a vedere quei posti dove non c'è mai andato nessuno, è forse proprio la voglia di avventura, ok? La voglia di scoprire qualcosa in più. Ieri sera abbiamo vissuto qualcosa di straordinario. La traversata dei Braitor io l'ho fatta tantissime volte, in quel punto dove siamo usciti con questa via nuova, io e Leo, ci sarò passato migliaia di volte in vita mia, però non ci ero mai passato esattamente con la luce del tramonto, non ero mai arrivato lì quando la luce stava proprio solo illuminando quella punta, come è successo ieri sera. E quello è lo straordinario nell'ordinario. Aprire una via a casa ti dà l'opportunità di poter condividere con un sacco di persone. La posso condividere con la mia famiglia, la posso condividere con i miei amici, la posso condividere con chi frequenta la valle, con chi ci vive, con tutte le persone che vedono queste montagne.